Ciao a tutti, questi li conoscete già, se mi seguite, i miei panini al cucchiaio, buonissimi, facili, però questa volta li ho voluti fare già farciti, tipo alla mediterranea, con farina meno raffinata, croccanti e buonissimi. Panini al cucchiaio, prepariamoli insieme, iniziamo. Farina tipo 1, oppure 0, oppure semi-integrale, va benissimo, oppure anche di farro, puoi adattarla alle tue esigenze. All'incirca 15 grammi di lievito di birra fresco, oppure 3-4 grammi secco, miele oppure zucchero. Questa volta metto il miele, un cucchiaino abbondante, darà il colore anche al prodotto finito. Nel forno prenderà più colore grazie agli zuccheri. Ed entro con l'acqua. Inizio con 300 grammi, poi eventualmente ne aggiungiamo un pochino in più. 300-350 grammi in tutto. Ora, un cucchiaino di sale. E infine 2 cucchiai di olio. Io uso l'extravergine di oliva perché mi piace di più, poi è più buono, anche più saporito. Quindi 1 e 2. La consistenza è così, non è quella proprio morbida, è un po' più facile lavorarlo. Se vuoi, se ti accorgi che è ancora troppo tenace da lavorare col cucchiaio, puoi aggiungere un altro po' di acqua. Ma così va benissimo. Puoi sempre lavorarlo a mano se preferisci, non cambia. Copro e lascio lievitare. 50 minuti, un'ora. A dopo. Olive verdi denocciolate e pomodori secchi. Questi erano secchi, li ho rinvenuti in acqua e aceto poco, ma vanno bene anche quelli sott'olio già pronti. Li tagliamo a pezzettini. Il tempo è trascorso, quindi riprendiamo l'impasto che, come vedi, è ben cresciuto, e aggiungo pomodori secchi e olive, quindi un bel condimento saporito. Origano, questo è l'origano buono, ma se non ce l'hai questo, usa quello che trovi al supermercato. Ma questo ha un profumo eccezionale. Chi è calabrese come me lo sa. E cerchiamo di far entrare nell'impasto tutta questa meraviglia di condimento senza troppe pretese, nel senso che si mescola, vedi, tranquillamente col cucchiaio. Oggi non ho voluto sporcarmi le mani, ma si può fare tranquillamente, come ho detto prima, anche a mano, così. Copro e lascio raddoppiare di volume. Almeno 2 ore di lievitazione. A dopo. O comunque finché raddoppia, come ti dicevo prima, quindi dipende dalla temperatura che è in casa, vedi, così bello cresciuto. Può volerci un'ora, 2, dipende. Importante non far crescere troppo, perché la troppa crescita poi non è che sia positiva, nel senso, quando raggiunge il raddoppio dell'impasto o comunque la vedi visivamente che è ben cresciuta, va bene. I tempi sono sempre relativi. Ora cospargo il piano con semola, quindi una farina un po' più grossa, in modo che farà una crosticina più croccante e rustica, e la cospargo anche sopra. Vedi l'impasto con la doppia crescita già che è fatto, come è più contenuto, non è rilassato che si adagia. Metto un po' di semola anche sulla carta forno o sulla teglia del forno e con un cucchiaio vado a fare i panini. Come vedi, ho lasciato l'impasto abbastanza spesso, non l'ho steso, l'ho solamente appiattito un po' con le mani, e così facciamo i panini irregolari. Sono ancora più belli. Semplice, già fatto.
senza stare lì a piegare, a fare i panetti, eccetera eccetera, e sono pronti. Veloci veloci. Io adoro questo genere di pane, di panini, perché li faccio spesso, perché sono pratici e si conservano per più giorni, e poi puoi congelarli, farne un po' di più e congelarli, così li avrai sempre pronti a disposizione. Tiri fuori dal congelatore e li metti magari poco poco nel forno per ritornare la croccantezza e via. Sono buoni da portare anche in ufficio, al lavoro, a scuola, perché sono genuini, buoni, già farciti. Poi puoi mettere anche quello che più ti piace dentro, salumi, formaggi, scegli tu. A me piace questa combinazione vegetariana perché è buona e saporita. Con queste dosi che ti ho dato ne vengono 10 dei bei panini, 10 bei panini grandi, anche perché cresceranno ancora un po'. Li lasciamo crescere giusto 20-30 minuti, non di più, e poi li inforniamo. A dopo. Eccoli belli cresciuti, così giusto un accenno di aria in più, e inforniamo a 220 gradi statico ventilato, io ventilato, per 20-25 minuti. Uso il ventilato, quindi le metto in 2 ripiani insieme. A dopo. Non vi dico il profumo che c'è in casa di panificio. Mamma che belli, guarda il colore, come ti dicevo, grazie al miele che abbiamo messo, allo zucchero, e sono belli, irregolari, e appunto per questo belli. Pane veloce fatto in casa. Olè. Croccanti croccanti. Bruciano. Aspettiamo un po'. Senti la fragranza, un bel pane rustico. Panini al cucchiaio alla mediterranea con olive e pomodori secchi. Croccanti, profumati, facili, veloci. Adesso te ne apro uno. Con farina tipo 1, infatti sono un po', vedi, più scuri all'interno, ma buonissimi lo stesso. Sono buonissimi anche da soli. Oppure un buon formaggio ci sta benissimo. Sai come sono buoni? Con un po' di burro, buon burro, e qualche filetto di acciuga. Questo è leggermente piccante, sono. Provateli. Alla prossima. Ciao ciao.